Non mi sembra vero, eppure siamo già arrivati all'11ª, nonché penultima qui in Europa, recensione per queste bambole Disney Designer Collection. E l'11ª, come vedete, è proprio Cinderella. Dopo di lei resterà solamente Belle, di cui a giorni dovrebbero uscire le prime foto, ma intanto ragazzi direi di cominciare subito a guardare lei, perché dalle foto questa Cenerentola sembra veramente fantastica. Come sempre iniziamo dalla scatola che, come sempre, è uguale a tutte le scatole di queste Disney Designer Collection, solo che nel caso di questa Cenerentola, come vedete, è tutta sui toni di questo grigio azzurro che mi piace particolarmente, lo trovo un colore veramente molto elegante. Avvicinandoci ovviamente vediamo il logo centrale Disney Designer Collection tutto dorato, nella parte qui in basso i soliti rombi decorativi con questa volta però una carrozza a forma di zucca come simbolo, che ritroviamo anche qui nell'angolo superiore della scatola dove vediamo addirittura due carrozze. Nella parte qui in basso invece c'è scritto il nome Cinderella Limited Edition 1 di 9800 e come in tutte le scatole di queste bambole ci sono questi decori molto delicati lungo tutta la scatola e in questo caso come vedete sono delle zucche. Una era praticamente sotto al nome Cinderella, sotto il nome della bambola, invece l'altra è qui in alto a sinistra del fronte della scatola. Mi piacciono sempre un sacco questi dettagli. Su entrambi i lati della scatola ritroviamo il suo nome scritto grandissimo, dorato e di nuovo tutti i dettagli che abbiamo visto anche davanti, queste zucche disegnate così delicate. La stessa cosa la troviamo praticamente identica anche sull'altro lato, cambia veramente di pochissimo. Invece sul retro della scatola ci sono come sempre diverse informazioni. Per prima cosa qui in alto vediamo in mezzo a quei decori che c'erano anche prima sul davanti della scatola troviamo la foto della designer che ha appunto disegnato questa Cenerentola. Poco più in basso il logo Disney Ultimate Princess Celebration, il nome della linea, e il nome della designer che, se riesco a pronunciarlo giusto, è Daria Vinogradova. Scendendo ancora un pochino possiamo trovare diverse scritte dove ci dicono come si è ispirata la designer per creare questa bambola e altre informazioni e ovviamente ci sono qui sopra in inglese, se volete leggerle mettete in pausa il video, e invece scendendo le troviamo anche tradotte in francese e in spagnolo, come sempre in tutte queste scatole. E poi qui sotto ci sono le solite informazioni che come sempre non ci interessano. Nella parte superiore della scatola ritroviamo anche in questo caso questa enorme finestra di plastica che ci lascia vedere all'interno la testa della bambola, con sopra il logo Disney Designer Collection stampato con questo finish dorato. Ma andiamo ad aprire la nostra Cinderella, che all'interno del box si presenta così, con questa enorme vetrina che ce la lascia vedere tutta completamente all'interno. Qui in basso il logo Disney Designer Collection. Lungo gli angoli della vetrinetta troviamo questi rombi decorativi con delle stelline, nel suo caso non sono state riproposte le zucche ma ci sono solamente le stelline, sia nell'angolo in basso che in questo angolo qui in alto, ma su entrambe le antine che chiudono la scatola troviamo invece di nuovo tutti i rombi con all'interno il simbolo della carrozza a forma di zucca. Nella porticina di destra troviamo sempre questo certificato di autenticità dove da una parte è in inglese e ci dice il numero della bambola che abbiamo acquistato, la mia è la 7174 di 9800 e invece sul retro è scritto in francese. Nella tasca dell'altra anta invece troviamo questa cartolina che ci mostra di nuovo la foto della designer, di nuovo il logo The Ultimate Princess Celebration, di nuovo il suo nome. Qui sotto invece c'è la scalinata dove Cenerentola nel film perde la scarpetta. Se giriamo invece in mezzo a tutte queste scritte c'è l'artwork, il bozzetto che ha realizzato Daria per questa Cinderella. Come sempre se lo trovo ve lo lascio qui così lo vedete meglio. Ovviamente come in tutte le limited edition possiamo rimuovere la parte esterna che ingombra tantissimo, quindi togliamola subito. E possiamo anche rimuovere la parte frontale in modo, come vi dico sempre, da poter guardare, toccare e fare tutto quello che vogliamo alla nostra bambola senza doverla per forza deboxare. Ma io potrei mai lasciarla in scatola? Ovviamente no, quindi deboxiamo subito. Eccola fuori dal box. Ragazzi, lo diciamo insieme quanto è bella o aspettiamo di vederla meglio? Perché io vi dico già che la trovo bellissima. C'è una cosa che non mi fa impazzire, ma la vediamo subito. Perché la cosa che non mi fa impazzire è purtroppo proprio il suo viso. Non posso dire che sia brutto, perché comunque abbiamo gli occhi azzurri, le ciglia ovviamente rutate, sopra gli occhi indossa un ombretto dorato per lato e anche una linea un pochino più scura e sfumata di ombretto marrone.
Sulle labbra indossa un rossetto rosso fuoco, le sue sopracciglia sono molto definite, anzi completamente definite dall'inizio alla fine, marrone abbastanza scuro confronto al suo colore di capelli. Una è un pochino più alta, una un pochino più bassa, come vedete, e ha del blush sulle guance. Perché non mi piace il suo viso? Perché non mi ricorda Cenerentola. Non me la ricorda per niente e vi dico che in camera secondo me risulta più bella. Sapete che solitamente dico il contrario, ma in questo caso in camera io la trovo molto più bella. Non so, ha un qualcosa che non mi torna, oltre agli occhi che come vedete in questo qui ha la pupilla leggermente spostata in giù, ma è quello che mi disturba meno. Proprio il suo viso non mi fa impazzire, l'avrei fatto sicuramente diverso e più forse somigliante a quello del cartone. Ma comunque proseguiamo perché ovviamente è solo una cosa soggettiva. I suoi capelli qui davanti, come vedete, hanno questa riga in mezzo e sono tutti pieni di gel solo in questo punto, poi vi spiegherò anche perché vi dico solo in questo punto, e sono belli appiattiti qui sui lati. Ma se andiamo a vederli sul retro, hanno un'acconciatura davvero bellissima e credo anche difficilissima da fare, perché io ragazzi non saprei da che parte cominciare per fare questa acconciatura. È un mega gigantesco chignon basso, bellissimo, veramente stupendo, realizzato perfettamente. C'è qualche capello fuori posto, ma credo di essere stato io deboxandola, e in tutto ciò non c'è un filo di gel. Se noi andiamo a toccare questi capelli, come vedete, non c'è assolutamente niente che li tiene fissi in questa posizione, e io mi chiedo perché mettere il gel qui davanti e non su questa cosa che deve rimanere così e si rovina in un attimo. Non abbiamo ovviamente una risposta, ma vi dico che andrò sicuramente a riempirla di lacca in modo che rimangano così per sempre. Andrò proprio a farli diventare cemento, perché sono bellissimi e voglio che restino così. Rimanendo comunque sui suoi capelli, vediamo che ha questi due fermagli che sono identici ma speculari e sono a forma di due uccellini, completamente di metallo argentato, molto belli, da cui partono queste due catenine, che come vedete ce n'è una più lunga e una più corta, veramente molto carine, e partono da un uccellino e si allacciano all'altro uccellino. Veramente un dettaglio che mi piace tantissimo, anche perché deve rimanere sul retro e quindi è abbastanza invisibile. Potevano non metterlo e invece lo trovo stupendo. E anche la catenina in sé, oltre che essere di vero metallo, è abbastanza carina perché abbiamo dei pezzi di catena intervallati da questi pezzettini diversi, che ad occhio nudo si vede che sono diversi ma non si riesce bene a capire cosa sia quel pezzettino lì, però comunque danno un movimento in più. Alle orecchie porta questi giganteschi orecchini, sono veramente enormi, fatti a forma di sfera, sembrano quasi delle bolle di sapone, con questo finish tutto iridescente, veramente molto belli, non sono perlati ma risultano veramente delle bolle di sapone. Prima di guardare il suo vestito vorrei guardare la sua gonna, perché dopo andremo a toglierla in modo da vedere il vestito senza la gonna sopra, perché questa gonna è abbastanza particolare. Comincerei col farvi notare che sulla parte esterna c'è tutta questa stoffa azzurra con queste righe ricamate, non sono solamente cucite ma sono proprio ricamate con un filo azzurro glitterato, e invece nella parte interna è stata foderata con questo raso di un azzurro grigio un pochino più scuro. La vera particolarità però la vediamo qui in vita, perché questa gonna, come vedete, è su due strati. C'è lo strato che vi ho appena fatto vedere, quello sottostante, e uno strato più corto davanti che poi scenderà lungo, ma lo vedremo dopo, qui sopra, che si collega anche a questa specie di bustino. Qui davanti è tenuto chiuso da queste due catenine attaccate a questi due uccellini di metallo, identici a quelli che aveva in testa, ma riproposti qui in vita, veramente molto carini come dettaglio. E se andiamo un po' a girarla, vediamo che appunto, come vi dicevo, questa parte davanti è più corta, dietro si allunga, ma soprattutto qui si alza su un lato fino praticamente a coprirle tutta la schiena. Una forma davvero molto strana, molto particolare, che però vi devo dire mi sta piacendo da morire, perché sembra proprio abbracciarle la vita in un modo perfetto. Non lo so, mi piace davvero davvero tantissimo. Ma andando a vedere la sua gonna dal retro, vedete che la parte che davanti era più corta, dietro diventa una punta lunghissima, praticamente fino a terra, quasi lunga come la gonna effettiva, dove possiamo vedere meglio tutte le righe ricamate, con anche qui in alcuni punti delle stelline sempre ricamate, e se scendiamo un pochino invece ci sono un sacco di stelline e questa enorme C ricamata qui sulla punta. Ovviamente la C di Cinderella. Se alziamo questa parte vediamo che sotto ci sono tutte le righe ricamate che vi dicevo prima. Fatto benissimo, questo vestito ragazzi è impeccabile, ovviamente anche questa parte è stata foderata, è realizzato perfettamente, non si può assolutamente dire nulla. Qui nella parte davanti è stato fissato il tutto con dei cazzini di plastica, come vedete in questo punto qui, per mantenere questa forma. Io non so se andrò a tenerli così o andrò a toglierli, ma ci penserò dopo. Nel frattempo però andrei a rimuovere questa gonna che è rimovibile qui
qui dal retro tramite del velcro e si sfila semplicemente, per poterla vedere praticamente solo con questa specie di tutina. Io la chiamo tutina perché è tutto un pezzo unico, anche se immagino che abbia un nome suo definito che non sia tutina. E anche questo è realizzato benissimo, perché nella parte superiore vediamo che sul seno è fatto di questa stoffa semitrasparente, azzurra luccicosa. Le sue spalline sono composte da 2 strati di spalline, 2 strati di tessuto, proprio come se fossero 2 spalline. Mi ricordano un pochino le spalline di Sailor Moon. Hanno realizzato qui il collo alto e lo stesso tessuto lo ritroviamo anche sulle maniche e arriva esattamente fino al polso. Maniche molto semplici, perché la cosa complessa è sicuramente tutto il resto della stoffa che compone il suo vestito. Guardate che roba, è tutta stoffa azzurra completamente ricamata, con dei ricami addirittura speculari qui sul seno e centrali qui sulla pancia, che si ripropongono lungo tutta questa tutina. La forma e le cuciture sono abbastanza semplici, ma il tessuto dà veramente un dettaglio assurdo. Se scendiamo un pochino sotto la cucitura che unisce la parte superiore alla parte, diciamo, dei pantaloni, possiamo vedere che ha anche 2 tasche che sono delle vere tasche. Credo che sia la prima volta che vedo qualcosa del Disney Store con delle vere tasche, e adesso le ho fatto inserire solamente il pollice, ma ragazzi sono tasche vere dove lei può, volendo, inserire anche tutta la mano. Sono fantastiche, non me lo aspettavo, ma intanto mettiamola così un po' da fotomodella. E ovviamente tutti questi dettagli ricamati proseguono anche lungo tutte le gambe di questo pantalone, ma in più su entrambi i lati delle gambe hanno attaccato tutta questa serie di brillantini iridescenti olografici veramente belli che non mi aspettavo. Vi giuro ragazzi, questa bambola più la guardo più mi stupisce per la ricchezza di dettagli che ha. Una cosa che però purtroppo mi sento un pochino di criticare sono le sue scarpe, che come vedete sono fatte di plastica trasparente, sempre con questo finish iridescente a bolla di sapone, dico io per capirci. Molto carino il finish, il fatto che siano trasparenti, ma ragazzi alle zeppe sono delle zeppe. Non le hanno messo delle scarpe con il tacco, ma le hanno messo le zeppe. Mi fa venire in mente quella schifezza che hanno messo addosso a Pocahontas. Per fortuna almeno in questo caso il colore è bello e la plastica è bella, anche se io avrei tolto proprio questa parte centrale e avrei lasciato solamente il tacco, perché Cenerentola con le zeppe non si può vedere. Ovviamente, come avrete notato, vola anche lei sul suo stand, ma questa sappiamo che ormai è una prerogativa di tutte le limited Disney. Con lei arriva anche questa borsetta che, come vedete, come maniglia ha questo nastro di raso del colore praticamente del suo vestito. La borsetta è a forma di orologio di plastica semi-trasparente, sempre un pochino iridescente, con ovviamente le lancette che segnano la mezzanotte, e in più ci sono attaccate 2 catenine e un nastro di raso sempre dello stesso colore del vestito che ricadono verso il basso della borsetta. L'unica cosa che arriva con lei ovviamente è lo stand, sempre identico, sempre nero e oro, con sotto, come vedete, la scritta Ultimate Princess Celebration, la firma della designer e il logo Disney Designer Collection. Devo ammettere che questa firma non mi piace per niente, perché mi sembra più un logo che una firma vera e propria. Preferisco sicuramente quelle firme che sembrano fatte a penna e non a computer. Comunque, che dire di questa Cinderella Limited Edition Ultimate Princess Celebration Designer Collection del Disney Store? Ce l'ho fatta anche questa volta, dirlo tutto senza respirare. Devo dire ragazzi che è bellissima, è veramente molto bella. È vero, vi ho detto che il viso non mi piace ed effettivamente continua a non piacermi, non è migliorato durante la recensione e quindi non mi piace moltissimo. Sicuramente ci sono visi di Cinderella in altre bambole che preferisco 100 volte di più, ma in ogni caso il suo vestito trovo che sia forse uno dei più belli di tutta la linea, perché per quanto so che molti si sono lamentati perché una Cinderella coi pantaloni non si può vedere, per me, proprio perché ha i pantaloni, è fantastica. Trovo che sia stato geniale vestirla così perché mi dà una sensazione veramente molto più moderna del personaggio e le sta benissimo. Il look con questo pantalone secondo me è fantastico, rimane comunque molto elegante, rimane comunque molto femminile, ma con quel qualcosa in più che sicuramente non guasta. Quindi so che è ancora disponibile sul sito come più o meno tutte le bambole di questa linea. Se vi interessa, la maggior parte sono scontate al 50%. Se ne volete qualcuna e siete ancora in dubbio se acquistarla o meno, direi che questo è il momento giusto, visto che appunto costano esattamente la metà. Nel caso andate a recuperarvi qualche mia recensione per vedere bene i dettagli, così da decidere se acquistarla adesso risparmiando oppure lasciare stare. In ogni caso, ora voglio sapere
sapere voi cosa ne pensate qui sotto di una cosa. Secondo voi pantalone sì o pantalone no? Siete del team Cinderella solo con la gonna o Cinderella con i pantaloni va bene? Sono curiosissimo, quindi aspetto qui sotto tutti i vostri commenti. Io intanto ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia tornato utile. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguendomi anche su tutti i social dove mi trovate sempre con lo stesso nome. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.